Ciao, sono Antonio e oggi cucineremo insieme un branzino all'acqua pazza a modo mio. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono un branzino, pomodorini, un bicchiere di vino bianco, salicornia, scorze di agrumi, erbe aromatiche miste, capperi dissalati, aglio, zucchero, un limone e pepe rosa. Bene, occupiamoci subito del branzino che abbiamo già squamato e andiamo a sfilettarlo. Partiamo sempre dalla testa, taglio in questo modo e poi, seguendo la lisca centrale, andiamo a recuperare il primo filetto. Stessa cosa dall'altra parte. Ok. Togliamo poi la parte delle lische, della pancia. Mi raccomando, conserviamo le lische del pesce perché ci serviranno per fare la salsa. Okay. Togliamo con cura tutte le lische centrali del pesce. Questa ricetta è una rivisitazione di una ricetta povera, l'acqua pazza, che è molto utilizzata nel sud Italia. Nella mia vita c'è stata una persona fondamentale che mi ha trasmesso la passione per la cucina, Francesco. Francesco è un ex collega di mio papà che si è trasferito a Novara e vivendo da solo veniva spesso e volentieri a cucinare a casa nostra. E mi ricordo che una delle prime ricette che fece fu appunto un branzino all'acqua pazza, tra l'altro con dei branzini che avevamo pescato noi, io e mio papà, in Liguria, e se oggi sono qui è anche grazie a lui. Bene, una volta che abbiamo tolto tutte le spine, ricaviamo dei tranci. In questa maniera e li mettiamo da parte. Ora con tutti gli scarti, le lische del pesce, andiamo a fare la salsa all'acqua pazza, l'elemento chiave del piatto. Quindi prendiamo una teglia da forno, ci mettiamo le lische del pesce, comunque gli scarti della pancia, un goccio d'olio, un pizzico di sale e mettiamo a tostare in forno statico 220 gradi per una decina di minuti circa. Ora ci occupiamo della salsa di limone per dare un po' di freschezza e di gusto agrumato al piatto. Ci servirà un mixer in cui andremo a mettere delle scorze di limone precedentemente bollite e messe in acqua e ghiaccio per 5 volte consecutive in modo da togliere completamente la parte amara, zucchero, acqua, il succo di un mezzo limone, un po' di pepe, un pizzico di sale e olio extravergine di oliva. Questo lo frulliamo bene bene fino ad ottenere una crema liscia e setosa. Proseguiamo con la salsa all'acqua pazza. Per prima cosa schiacciamo le becche d'aglio per tirargli fuori più sapore. Le mettiamo in casseruola. Mettiamo un filo d'olio prima, tagliamo i pomodorini, ok, recuperiamo in forno la lisca, eccola qua, e andiamo ad aggiungerla al nostro fondo.
Facciamo tostare ancora un paio di minuti in modo che vengano fuori tutti i sapori del pesce. E andiamo poi a sfumare con mezzo bicchiere di vino bianco. Aggiungendo basilico e prezzemolo così, interi, o spezzettandoli leggermente con le mani. Questa preparazione la lasciamo andare avanti almeno un quarto d'ora, 20 minuti, in modo che tutto l'alcol evapori e, se necessario, aggiungiamo un goccio d'acqua. Cominciamo a preparare la base per la cottura del pesce. Quindi prendiamo una casseruola e poi ci divertiamo, andiamo a recuperare un po' di erbe aromatiche, salicornia, pepe rosa, basilico, prezzemolo, scorze di agrumi, insomma tutto quello che più ci piace. E andiamo a mettere tutte le nostre erbe in questa casseruola. Scorze d'agrume, pepe rosa, e accendiamo alla massima potenza in modo che quasi si brucino e creiamo una sorta di affumicatura per il nostro branzino. Ok, la nostra salsa all'acqua pazza è pronta, la togliamo dal fuoco e andiamo a filtrarla. Lo prendiamo e lo mettiamo da parte. La padella è arrivata a temperatura, possiamo recuperare i nostri tranci di branzino che andiamo leggermente a salare e pepare. Ok, ora li possiamo adagiare sopra le nostre erbe e coprire con un coperchio. Abbassiamo al minimo il fuoco. Dopo 2 minuti di cottura possiamo anche togliere dal fuoco e lasciarlo cuocere proprio con i vapori residui. Ok, l'olio è a temperatura, possiamo friggere i capperi. Capperi che sono prima stati dissalati in acqua tutta la notte e poi asciugati per bene. Pochi secondi e i capperi saranno pronti, li scoliamo, li facciamo asciugare bene e sono pronti per essere utilizzati. Ok. Abbiamo tutto, siamo pronti per impiattare. Prendiamo un piatto fondo, visto che abbiamo delle salse è corretto utilizzare un piatto fondo. E mettiamo alla base il nostro trancio di branzino che andiamo a nappare con la salsa di limone. Questo è il risultato di quello che ho fatto vedere prima. Ok, poi decoriamo con della salicornia, i capperi fritti che danno un po' la parte salata e croccante al piatto e concludiamo con la nostra salsa all'acqua pazza che mettiamo in una salsiera e versiamo alla fine come ultima cosa. Ecco qua, il mio branzino all'acqua pazza è pronto, non mi resta che augurarvi buon appetito. E come li metto così? Gli dà una parte di affum... No, lo metto di qua.